Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale, se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Regalami un bel like, lasciami un commentino qua sotto e regalami anche un hype perché serve a far crescere il canale. Oggi andiamo a sfogliare insieme la mia boutique febbraio 2026. Ecco, vedi, chiedi al tuo edicolante Mani di Fatta, quindi tu troverai anche Mani di Fatta, la rivista di creatività del 1925, veramente fantastico. Io sono abbonata, per cui non mi è arrivato. Andiamo a sfogliare insieme tutti i modelli che troviamo questo mese. Come primi abiti abbiamo il bomber che va dalla taglia 42 alla 48 è dello 01 ed ha 4 stili di difficoltà, per cui è abbastanza difficile. Come puoi vedere al fondo è più stretto, ha delle tasche molto lunghe, particolari, e il collo abbastanza piccolino, poi vabbè ha asole e bottoni nella parte del davanti. Come tessuti puoi utilizzare il gabaden, il twill, il drill, il denim, panama, shantu, velluto, insomma varie tipologie di tessuti. Qua invece abbiamo la camicia, eccola qui, e i pantaloni. La camicia andiamo a vederla nel dettaglio, così la vediamo bene bene. È veramente una camicia molto carina, a me piacciono molto le righe. Come puoi vedere nel polsino la riga è stata inserita nel tessuto con un verso diverso, è tagliata nel davanti con asala e bottoni. La camicia va dalla taglia 42 alla 48 ed è la numero 03, ha 3 stelline di difficoltà. Puoi utilizzare tessuti di cotone ovviamente, ma anche il piqué, il twill, lo shantung, il taffetà, il denim, molto leggero chiaramente, ed è un capo che non passerà mai di moda. E poi andiamo a vedere i pantaloni, che sono il numero 02, ha 3 stelline di difficoltà. Il pantalone va dalla taglia 42 alla 48, rimane molto dritto, come puoi vedere è un pantalone classico, molto molto bello, ha delle tasche nella parte del dietro, poi ha il cinturino in vita, un taglio sartoriale molto molto bello. E questo lo puoi indossare come in questo caso con una camicia, ma lo puoi indossare anche tranquillamente con una maglia e rimane bello largo, veramente molto molto elegante. Come tessuti puoi utilizzare il twill, il crepe, cadì opaco, il velluto, il rasato, frisottina e crepe satin. Ecco qua il completo, è veramente molto bello. Poi andiamo a vedere la giacca, eccola qui. Questa giacca è la numero 04, ha 3 stelline di difficoltà, va dalla taglia 38 alla 44 e non è sciancrata, vedi che rimane abbastanza dritta, e con 2 bottoni nella parte del davanti. È una classica, però non è, ecco, è classica, ecco, una giacca classica che non mette in evidenza in questo caso la vita, però tu puoi indossarla per esempio con una cintura, ad esempio. I tessuti che puoi utilizzare sono il twill pesante, il crepe, il cadì opaco, il velluto rasato, e come puoi vedere è uguale ai pantaloni che abbiamo visto qui, quindi puoi realizzare anche volendo un tailleur, veramente molto bello. Qua invece abbiamo la camicia e la sottoveste. La sottoveste la vediamo qui poi da vicino. La camicia, come puoi vedere, è veramente molto bella, è tra le camicie che io preferisco in assoluto, perché ha questa parte nel davanti che puoi annodare, a me piace tantissimo. È la numero 05, ha 3 stelline di difficoltà, va dalla 38 alla 44, con sottoveste a vista in questo caso, vabbè. Se il tuo stile è elegante ma audace, il capo giusto, qui ci dice. I tessuti che puoi utilizzare sono il crepe de chine, il cadì, tela fluida, crepella, elasticizzata però e di peso leggero. Mentre ti faccio vedere nel dettaglio, ecco, lo vediamo proprio da vicino, il sottoveste, che è sempre la numero 05, fa parte sempre dello stesso modello ed è veramente molto carina. A me piacciono molto diciamo questi tipi di sottovesti, mi piacciono molto anche senza utilizzare il pizzo, da indossare sotto le giacche in estate, veramente molto molto carina a mio parere.
Poi invece qui cosa abbiamo? Abbiamo il pantalone che vediamo qua, che è il numero 06, a 2 stelline di difficoltà su 5, taglia dalla 42 alla 48, modello comodo e pratico che non ti segna. Fantastico anche se realizzato in antracite. Vabbè, bellissimo molto anche in nero, ecco, che magari lo puoi indossare con più outfit oppure in panna. I tessuti diciamo classici, poi alla fine i colori sono questi. I tessuti alternativi che tu puoi utilizzare sono lo scozzese, il gessato, piedi pull, principe di Galles, riquadri, diagonale e via dicendo. E poi qua abbiamo un'altra camicia, la vediamo qua, che è la numero 07, a 3 stellini su 5 di difficoltà, e va dalla taglia 42 alla 48. Aperta diventa un pezzo ideale da sovrapporre al tuo top sexy preferito. Esatto, perché le camicie noi le possiamo utilizzare, indossare o chiuse come in questo caso, o aperte con sotto magari una maglia e via dicendo, oppure la possiamo indossare anche in un terzo modo, cioè annodandola in vita, che è un modo diciamo molto sbarazzino per indossare le camicie. Qua abbiamo un'altra camicia molto carina, è la numero 08, a 2 stelline di difficoltà e va dalla taglia 40 alla 46. È un modello diciamo che sportivo, perché come puoi vedere non è tagliata proprio sul davanti, ma arriva tipo una polo, quindi a 3 bottoni. Poi ha le maniche lunghe con dei polsini molto alti che a me piacciono tantissimi, chiusi da un bottone. E poi nella parte del dietro, andiamo a guardarlo nel dettaglio, vedi, è chiusa in questo modo, con questo fiocchetto molto particolare, veramente mi piace tanto perché la vedo molto originale. Ecco, vediamo anche il figurino, eccolo qua. E poi andiamo a vedere l'altro capo, che è, vediamo qua, è lo numero 09, che è un capo facilissimo, ha una stellina, immaginiamo, quindi è adattissimo a chi sta iniziando a cucire. Il cardigan va dalla taglia 38 alla 44. Questo può sostituire la classica maglietta, così questa si può utilizzare anche in estate, magari nelle giornate più fredde. Diciamo che è un capo di mezza stagione, ecco, diciamo così, abbinato ai pantaloni che vediamo qua, sono pantaloni larghissimi, che anche questi sono facilissimi perché sono una stellina, vanno dalla taglia 38 alla 44, sembra una gonna ma poi alla fine sono dei pantaloni. È il tipico effetto ottico della nuova moda, che confonde, cioè che sembrano pantaloni, che sembra una gonna ma poi alla fine sono pantaloni, quindi ha la bellezza della gonna lunga ma la praticità poi alla fine del pantalone, quindi se vuoi puoi andare anche in scooter, per dire. I tessuti che puoi utilizzare sono il cadì, il gabardine, il rasatello, il twill, il crepella, denim, velluto oppure panno, tutti leggermente bielastici. Questo è importante perché insomma andiamo sempre a guardare il tessuto che dobbiamo utilizzare. Qua c'è un abito che mi piace tantissimo, devo dire che gli abiti di La Mia Boutique mi piacciono sempre veramente tanto. Andiamo a vederlo un po' nel dettaglio, vabbè che si vede già abbastanza bene. È il numero 11, anche questo è facile perché è una stellina, va dalla taglia 38 alla 44, ed è veramente bellissimo questo incrocio, diciamo nella parte, questo incrocio, questo scollo a V con questo diciamo parte arricciata, ecco, non mi veniva questa parte arricciata, poi è tagliato nella parte del davanti e poi tagliato anche nella parte del dietro, anche nel dietro ha lo scollo a V, è veramente bellissimo, vedi, ecco, lo vediamo qua, ecco, nella parte del dietro che ha lo scollo a V, veramente molto molto sexy ed elegante. Se non ti piace così corto, come ti dico sempre, lo puoi anche allungare oppure accorciare se lo vuoi ancora più corto, chiaramente quello lo possiamo modificare tranquillamente. Qua invece abbiamo una giacchina che è la numero 12, a 3 stelline di difficoltà e va dalla taglia 42 alla 48, taglio tipico da coach jacket, rafforzato dal materiale croccante, qua dice ideale pensarlo anche in denim blu scuro. Sì, assolutamente sì, ha delle tasche nel davanti, davanti è chiuso dalla cerniera, ha un colletto piccolino, è un capo diciamo che è adatto un po' a tante
occasioni diverse, ecco. Quindi puoi utilizzare per la sua realizzazione anche lo spigato, il gessato, diagonale, Chanel, piedipull, bottonato, il panno e via dicendo. Qua invece abbiamo un abito che è un pochettino più difficile rispetto a quelli precedenti che abbiamo visto, ed è il numero 13, a 3 stelline di difficoltà. Va dalla taglia 42 alla 48. Come puoi vedere rimane abbastanza asciutto, diciamo, nella corpino, e poi va ad allargarsi, diciamo, nella parte diciamo dell'orlo, ed è veramente carino, indossato anche con degli stivali più alti secondo me, ma anche con le sneakers. È molto molto carino. Sei di quei abiti che alla fine li puoi indossare anche, secondo me, per andare a fare la spesa, per dire, perché a seconda dei gioielli, delle borse o insomma, di tutti gli accessori che abbini, chiaramente potrai indossarlo, ecco, in occasioni diverse. Qua abbiamo la moda Melody, abbiamo qua un caban, che è il numero 14, che chiaramente è difficile, infatti 4 stelline, va dalla taglia 40 alla 46, gusto Mannish, che non so cosa sia, dal gusto Mannish, se lo sai scrivimelo nei commenti perché io sono evidentemente ignorante. Pratico ma di carattere, è sportivo come puoi vedere, una nota marca, li faceva così anche per uomo, quindi un capo che secondo me ha molto di maschile. Per esempio io non me lo farei mai, non me lo comprerei mai, perché sono più sulla moda femminile per quanto mi riguarda. Qui abbiamo invece una minigonna che è la numero 15, a 2 stelline di difficoltà, ed è veramente molto carina, sia per il tessuto che è stato utilizzato, piede pull, poi perché è arricchita da queste bellissime uni dorati, molto belli. Ehm, tessuti comunque alternativi che puoi utilizzare sono il gessato, lo spigato, il principe di Galles, leggermente elasticizzati, quindi come puoi vedere ha degli spacchi poi sulla parte del davanti. Mentre qui abbiamo gli short che vediamo qui, li vediamo nel dettaglio. Ecco, te lo metto così, così puoi vedere anche il figurino. Sono il numero 16, a 3 stelline di difficoltà, dalla taglia 36 alla 44, taglio pulito, perfetti se ti piace, uno stile audace, ma controllato, da abbinare a maglie morbide o camicie fluide. Tessuti alternativi sono ecopelle, imitazione camoscio, tessuto spalmato, tecno e via dicendo. Questi li puoi indossare anche con le calze e degli stivali lunghi. Mentre qui abbiamo una bella camicia, un'altra camicia molto molto carina. È una camicia abbastanza classica, anche se ha dei tocchi molto femminili. È la numero 17, a 3 stelline di difficoltà, e va dalla taglia 38 alla 44. Quali sono il modello femminile? Prima di tutto le maniche, che rimangono un po' a sbuffo, poi ha lo sprone nella parte del davanti e nella parte del dietro, e subito sotto lo sprone è arricciato, e poi ha questa diciamo striscia di tessuto che puoi utilizzare per fare un fiocco, per annodarlo, puoi farlo o non farlo, ovviamente. È molto femminile, sì, mi piace veramente tanto. Come tessuti puoi utilizzare il poplin, piqué, shantung, taffetà, denim, rasatello, pesanti e anche elasticizzati, qua ci consiglia. Andiamo a vedere poi un altro abito, lo vediamo qua, te lo faccio vedere nel dettaglio così vediamo anche il figurino. Il numero 18, a 3 stelline di difficoltà, va dalla taglia 40 alla 46, dritto, versatile, con cintura da annodare a piacere. La cintura è in vita, quindi mette in evidenza appunto le forme femminili, molto bello indossato con le calze scure, ha una taschina da una parte che ovviamente puoi realizzare o meno, poi è tagliato nella parte davanti con asole e bottoni. Abbiamo invece qui la moda arte style, abbiamo il pantalone numero 19, a 3 stelline di difficoltà, va dalla 38 alla 44, come puoi vedere rimane corto, però bello largo e corto come pantalone, ideale se ami il colore ma non rinunci all'eleganza di questo colore, che è veramente un rosa cipria, veramente bellissimo. I tessuti che puoi utilizzare sono il gabardine, la frisottina, il twill, cadì e velluto, tutti elasticizzati. E qui invece abbiamo, la vediamo qua perché si vede meglio,
abbiamo il giaccone. Il giaccone numero 20 ha 3 stelline di difficoltà, va dalla taglia 38 alla 44, ampio e tecnico, perfetto se il tuo stile è pratico. Tessuti che puoi utilizzare al panno e il velluto, il velour, il loden, il diagonale, spiegato, tweed, tutti accoppiati sul rovescio al jersey in tinta. E come puoi vedere è molto particolare perché ampio, prima di tutto ha un bel cappuccio, ha una zip sportiva che vediamo anche nel dettaglio qui, è veramente molto carino perché lo puoi utilizzare per i tuoi look, diciamo, più sportivi. Qua invece abbiamo una gonna che è la numero 21, non è tanto difficile perché ha 2 stelline di difficoltà, va dalla taglia 38 alla 44, la vediamo poi nel dettaglio. Leggera, scenografica, con un gioco di trasparenze. Ha un elastico a quanto pare in vita, si vede forse dal figurino, ed è realizzata in tulle, ma puoi realizzarlo anche in pizzo, leggera organza oppure nel chiffon, georgette e voile. Tutti però devono essere elasticizzati. Qui invece abbiamo la giacca che è la numero 22, la vediamo comunque anche qua, lo vediamo qua e qui, ha 3 stelline di difficoltà e va dalla taglia 38 alla 44. Rimane in questo caso ciancrata, cosa vuol dire? Che è avvitata in vita, quindi come puoi vedere, ecco, si vede anche da qui che è avvitata, quindi rimane molto femminile, è veramente molto carina, devo dire la verità. Da equilibrare con capi essenziali. Poi questo colore è veramente stupendo, ideale per, diciamo, mise, secondo il mio parere, sia sportivi che eleganti. Poi andiamo qui e vediamo questo bellissimo abito. L'abito numero 23 ha 2 stelline di difficoltà, va dalla taglia 42 alla 48. È ampio, fluido, accompagna il movimento ed è perfetto se ami la femminilità. Sono perfettamente d'accordo, lo vediamo nel dettaglio in modo tale da poter vedere anche il figurino. Come puoi vedere ha uno scollo, diciamo, non è molto accollato, ecco, questo è uno scollo che a me piace molto, è molto femminile, ha 2 pence nella parte del davanti e poi va ad allargarsi, diciamo, nell'orlo. Questa la puoi abbinare anche con una cintura, volendo. E come tessuti puoi utilizzare tipo il satin, il crêpe de chine, tela fluida, flanellina. Questa pagina abbiamo il pantalone con bretelle che è la numero 24, ha 3 stelline di difficoltà e va dalla 38 alla 44. È un capo che rimane molto ampio, sinceramente non l'avevo mai visto, ma eventualmente se non ti piacciono le bretelle puoi anche non farle, ma fare semplicemente il pantalone così ampio con la cintura in vita che rimane molto larga e poi nella parte del dietro è chiusa diciamo con un elastico, quindi sono anche molto comodi da indossare. Volendo, se non ti piacciono così grandi e diciamo sei brava con la modellistica, li puoi anche rimpicciolire. Tessuti che puoi utilizzare sono il twill, doppio crepe, raso, cadì, frisottina, velluto, velour, panno, tutti elasticizzati. Andiamo poi a vedere questa pagina, abbiamo il gilet, andiamo a guardarlo nel dettaglio, è il numero 25, 2 stelline di difficoltà, taglia dalla 42 alla 48, anche in questo caso è avvitato, il taglio è pulito, ideale se ami giocare con i volumi. Io non amo, come tu puoi sapere da anni, i gilet. I tessuti alternativi puoi utilizzare, per esempio al cadì, il gabardine, il raso, il crepe, il panno e il velluto, tutti elasticizzati. Poi un capo che mi piace veramente tanto è questo giubbino, che è un pochettino difficile da realizzare perché ha 4 stelline su 5, il numero 27, va dalla taglia 38 alla 44. È stato realizzato in ecopelo, come puoi vedere c'è la lampada nella parte del davanti e ha un bel cappuccio nella parte del dietro. Io uso tantissimo
sia per uscire ma anche per stare a casa quando mi vesto sportiva, proprio i giubbini fatti così. Perché sono molto comodi, prima di tutto perché hanno la cerniera, quindi li puoi tenere o chiusi o aperti, poi hanno il cappuccio, quindi se magari sta piovendo hai comunque il cappuccio, non lo so, a me piacciono veramente tanto. Tra l'altro questo colore è veramente stupendo. E poi vediamo la camicia, la vediamo qui, è la numero 26, ha 3 stelline di difficoltà e va dalla taglia 38 alla 44, è in un tessuto abbastanza trasparente e sofisticato. Rischia di avere questo girocollo con laccio, ideale per uno stile elegante. Quindi mi piace molto poi tra l'altro questi abbinamenti eleganti e sportivo. La camicia, per esempio, a me piacerebbe molto rifarla perché è molto molto bella, secondo il mio parere, e riuscirei anche ad indossarla. Perché io ultimamente non sto indossando più le camicie, purtroppo, perché comunque a me piacciono moltissimo. Qui abbiamo la moda light on in passerella, quindi sicuramente sono dei capi che sono stati presi come spunto le passerelle. Abbiamo la gonna, che è la numero 28, e ha 2 stelline di difficoltà. Non è difficile perché ha la cintura in vita, prima di tutto, il fascione elasticizzato, qui lo chiama, e quindi confortevole, da indossare, molto comodo. E in più ha una, diciamo, una vestibilità ad anfora che non sta bene a tutte, mm, però a me piace molto, è molto originale, mi piace molto, è quasi un giocare con la sartoria, con i vestiti. Mi piace veramente tanto questo modello. Quei tessuti che puoi utilizzare sono il jersey garzato, la maglia compatta, il velluto di ciniglia, crepe di maglina, e poi la caratteristica è che nell'orlo, come puoi vedere, adesso non so se, ecco, te lo faccio vedere, ha questo inserto di maglina. Quindi diciamo che puoi realizzare, come in questo caso con la maglina, oppure puoi realizzare un tessuto anche a colore in contrasto, oppure un tessuto diverso. Mentre qui abbiamo una giacca che a me piace veramente tanto. Questa è una giacca che mi sarebbe piaciuto, diciamo, realizzare anni e anni fa. Mi piace molto lo scollo perché mi ricorda una giacca che aveva mia nonna negli anni 40. Se ti faccio vedere la foto rimani sbalordito perché veramente è uguale, uguale, veramente incredibile. Quindi molto bella, quindi ricorda un po' l'anni, è molto classica, ecco, molto bella. E poi ha 4 stelline purtroppo di difficoltà, quindi è un po' difficilotto, è il numero 29, va dalla 46 alla 52, quindi qui stiamo parlando di taglie più la cintura in vita, che è stata realizzata col stesso tessuto del giaccone. Comunque puoi utilizzare anche il piedi pull, per esempio il bottonato, il tartan, tanti altri, diciamo, tessuti con cui la puoi realizzare. È veramente molto bella, mi piace davvero tanto. Mentre qui abbiamo sempre un modello da passerella, questo bellissimo abito molto particolare, anche questo rimane più stretto nell'orlo grazie a questa coulisse per cambiare volume, quindi puoi tirarla chiaramente questo nastro oppure lasciarlo libero, immagino. Quindi la puoi utilizzare, diciamo, cucire un po' come ti piace. Come puoi vedere il corpino invece rimane elasticizzato, quindi fino alla vita poi va ad aumentare. Al numero 30, 3 stelline di difficoltà, va dalla 48 alla 54. E quindi ha questa linea a palloncino ed è veramente molto molto carino. Se non ti piace, come ti dico sempre, magari indossarlo come vestito, puoi utilizzare il modello solamente per quanto riguarda la maglia. Poi qui invece abbiamo questa camicia, quindi abbiamo questa camicia che è la numero 31, ha 3 stelline di difficoltà, taglia dalla 46 alla 52 ed è di taglio maschile, tagliato sul davanti con asole e bottoni, poi ha un taschino sulla parte sinistra e poi ha un colletto lo stesso con i bottoncini, da usare anche come mini abito.
è veramente molto carina anche questa, indossata così con i pantaloni skinny oppure con i leggings, vabbè, più che altro i leggings non è che si usino più di tanto, però comunque con i pantaloni così skinny stanno, o con i jeans stanno veramente molto bene. Per quanto riguarda i tessuti che puoi utilizzare sono la flanella, la mussola di lana, crepella, batavia, popelin, piqué, panama, satin pizzo e shantung. Andiamo in questa pagina e vediamo un pantalone, anche questo è un pantalone classico, veramente molto bello, è il numero 32, ha 4 stellini di difficoltà e va dalla taglia 46 alla 52. Il taglio è sartoriale con bottoni, gioiello nella parte del davanti. È un modello particolare di pantalone questo che si chiama Tilo, se non sbaglio, se non ricordo male in questo momento, ha le tasche nella parte del davanti e poi rimane abbastanza dritto per quanto riguarda le gambe, quindi i pantaloni proprio le gambe, sì. Perfetto, se ami i richiami vintage rivisitati, bello con maglie fitte o camicie asciutte. Sì, veramente sono davvero molto molto belli. Come tessuti puoi utilizzare il doppio crepe, il panno, velluto, frisotina, cadì, jeans, rasatello di cotone, tutti elasticizzati. Poi in questa pagina invece abbiamo questa maglia che è molto particolare come possiamo vedere, una maglia che è veramente carinissima, è la numero 33, ha 2 stelline, le taglie dalla 46 alla 52, design asimmetrico, solitamente a me le simmetrie non mi piacciono, cioè quelle parti più lunghe, più corte, solitamente non mi piacciono, però questa maglia a me piace moltissimo. Fammi sapere nei commenti se ti piace, vedi la forma che ha, più lunga ai lati e più corta nella parte del davanti. Bellina anche perché ha questo inserto che sembra quasi un volant. Veramente molto molto carina secondo il mio modesto parere. I tessuti che puoi utilizzare alla maglia, per esempio la maglia abbiamo detto, ma anche il jersey, la maglia compatta, il velluto di ciniglia, il panno di maglia, il crepe di maglina, il camoscio di maglina e elasticizzati, chiaramente. Ci abbiamo, vediamo un po' questo abito, lo stesso molto molto chic ed elegante, è numero 34, ha 3 stelline di difficoltà e va dalla 46 alla 52. Diciamo che è elegante barra sportivo, perché ha dei tocchi diciamo che lo rendono sportivo, come per esempio nella parte del corpino ha questa cerniera lampo, ma eventualmente tu puoi anche non realizzarla. Ha il colletto e poi la caratteristica è che, vedi, scende poi nell'orlo ad allargarsi. È proprio un modello, anche questo a palloncino, veramente molto carino, con questa parte, diciamo, dell'orlo realizzato in un tessuto diverso, è veramente fantastico, ecco, mi piace tantissimo a me, gli abiti e tutto quello che è realizzato in tessuti, magari dello stesso colore, però tessuti diversi, in contrasto di tessuto proprio, ma con lo stesso colore, veramente rendono già quello l'abito un po' abbastanza particolare. Comunque alla maglia puoi utilizzare come alternativa di tessuti il jersey felpato, il vellutino di ciniglia, il crepe di maglia, il vellutino di ciniglia, il crepe di maglia, maglia scamosciata, tutti l'importante è che siano plasticizzati. Poi per quanto riguarda diciamo, la parte dell'orlo, lo puoi realizzare in taffetà, ma anche in shantung, rasatello, misto cotone, insomma, veramente molto molto particolare. Mentre in questa pagina andiamo a vedere questo abito, anzi è uno scamiciato, che è numero 35, caratterizzato da queste bretelle molto larghe, è veramente molto carino, a me piace molto. Lo trovo molto originale, simpatico, si può abbinare con una bella collana lunga. Mi piace molto, anche indossato con la maglia sotto, è tagliato in vita, è fluido, pratico, secondo me è originale, contemporaneo, perfetto per chi ama giocare sugli strati, ecco.
rimane bello lungo, indossato con la décolleté e la morte sua, come si suol dire, e come tessuti, diciamo, puoi utilizzare il gabardine, il cotone, il spigato, gessato, piede pull, tartan, tutti, l'importante è che siano elasticizzati. Quindi lo puoi abbinare sia come in questo caso con un luppetto, con un collo alto, anche con una camicia, volendo. Quindi veramente molto carino. Ti faccio vedere le anteprime del numero di marzo. Guarda questo abito, ti dice tutto, è favoloso. Abbiamo terminato di sfogliare la mia boutique di febbraio 2026. Fammi sapere se ti sono piaciuti tutti gli abiti che abbiamo sfogliato insieme, se lo comprerai, quali sono gli abiti che ti sono piaciuti di più. Insomma, scrivimelo nei commenti perché ti leggo e rispondo a tutti. Mi raccomando, se non hai voglia di lasciarmi un commento perché sei di fretta, ti piace guardare i miei video e non ti piace commentare, comunque un bel like me lo puoi comunque regalare, un bel like me lo puoi regalare. E se proprio non hai voglia di scrivere il messaggio, un bel cuoricino nei commenti, perché comunque aumenti la probabilità che il mio video possa diventare virale e comunque farci conoscere da più persone possibili. Io ti mando un grandissimo bacio, spero che il video ti sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!